Ciao, sono Marco Bernardo, ho 27 anni e sono nativo di un piccolo comune del Beneventano e ho sempre vissuto al fianco di mia nonna materna, la quale mi ha trasmesso questa grande passione per la cucina. Dopo aver terminato gli studi presso il Liceo Scientifico di Sant'Agata dei Goti, ho intrapreso il percorso alla Scuola Dolce e Salato di Maddaloni, dove ho conseguito il master in cucina e pasticceria. Ed è lì che ho proprio avuto questa formazione a 360 gradi della cucina, partendo dall'uniforme fino ad arrivare alla creazione di un piatto, passando per il food cost, la stagionalità dei prodotti e l'identità proprio del piatto che si vuole creare. Alla scuola dolce e salato ho conosciuto tantissimi chef della cucina italiana e non solo, ed è lì che ho conosciuto lo chef Sergio May e grazie a lui mi sono trasferito al Four Seasons di Milano, dove ho iniziato con uno stage e poi ho avuto la fortuna di essere assunto. Lì dopo 3 anni, con lo chef si scherzava sempre riguardo Parigi, lui mi parlava continuamente di Parigi, delle tecniche francesi, e così dopo 3 anni mi sono detto bene, forse è il momento di calpestare il territorio francese, e così ho iniziato al Four Seasons di Parigi, al Georges V, dove ho avuto la più grande fortuna, penso che è un po' il sogno che hanno tutti gli chef emergenti, tutti i cuochi emergenti, di far parte di una brigata che abbiamo ottenuto la stella Michelin. Dopo 3 anni al Four Seasons di Parigi consideravo il mio ciclo finito e avevo veramente voglia di far fronte a nuove sfide, qualcosa di ancora più complesso, qualcosa che mi portava veramente oltre e avevo voglia comunque di imparare una nuova lingua, di conoscere un territorio ancora nuovo, e così ho deciso di trasferirmi a Londra, dove ho avuto la più grande fortuna di entrare a far parte della brigata di Alain Ducasse nel suo ristorante al Dorchester, 3 stelle Michelin. È stata un'esperienza molto dura, però allo stesso tempo è stata per me un motivo di enorme crescita, sia a livello personale che lavorativo, dove ovviamente ho imparato una nuova lingua e dove ho imparato tantissime tecniche, comunque tecniche di cucina francese approdate a Londra secondo il gusto londinese. Dopo la mia esperienza a Londra di 2 anni, ho avuto la proposta di prendere in carico la gestione di un ristorante, di una cucina di un ristorante, ed è così che sono divenuto lo chef del ristorante Laia a Parigi. I ricordi legati all'infanzia riguardo l'alimentazione sono sicuramente l'essere stato di buona forchetta sin da bambino, e infatti ho allenato subito il mio palato dai gusti più classici e tradizionali ai gusti più estremi, e avevo sempre voglia di assaggiare cose nuove. Un ricordo che mi resta particolarmente impresso è sicuramente quando avevo 12 anni ed ero in vacanza in Toscana con la mia famiglia, e al rientro da una giornata di pesca con mio fratello, rivolgendomi alla mia famiglia, ho detto stasera me ne occupo io della cena, e così avevo preparato il pescato del giorno, e ricordo che mia mamma era rimasta molto incredula ed io molto soddisfatto. Sicuramente ci sono esperienze da bambino che mi hanno portato a fare questo lavoro. Come ho già detto, sono cresciuto al fianco di mia nonna, la quale non faceva altro che cucinare, e come passatempo mi impegnava le giornate nell'impastare la pizza, nel fare gli gnocchi, nel lavorare tantissima pasta fresca, e, e diciamo che questi erano proprio i miei giochi di infanzia.
Nonostante frequentassi il liceo scientifico, notavo sempre di più questo forte interesse nei confronti della cucina e della ristorazione. Infatti seguivo sempre tantissime trasmissioni televisive, compravo tantissime riviste, studiavo addirittura sui libri di cucina, partendo proprio dall'alimentazione in sé per sé fino all'utilizzo delle materie prime, alla coltivazione e così via. Cosa mi ha spinto ad avvicinarmi alla cucina francese? Bene, penso che nella vita tutti noi abbiamo visto almeno una volta il film Ratatouille, ambientato proprio qui a Parigi. Vabbè, scherzi a parte, quando lavoravo a Milano con lo chef Me, lui mi parlava sempre della cucina francese, mi parlava sempre di Parigi, delle materie prime francesi, delle tecniche di cucina francesi, e così la cosa mi ha incuriosito sempre di più e ho avuto la fortuna di realizzare questo sogno. Ciò che mi ha spinto fortemente è stato sicuramente la grande voglia di conoscere nuove materie prime, di scoprire soprattutto nuove materie prime e soprattutto toccare con mano la differenza tra la dieta mediterranea e la cucina francese, da noi ampiamente definita una cucina super grassa dove si fa tanto uso di grassi saturi. L'unica correlazione che riesco a vedere tra la cucina mediterranea e il pasto gastronomico francese è il susseguirsi armonico delle portate, che va dall'aperitivo al digestivo, passando per il piatto principale composto da carne o pesce accompagnato da una verdura di stagione, e il tutto coronato da un bombino. È un pasto festoso dove i commensali comunque praticano l'arte del mangiar bene e del ber bene. Per il resto la dieta mediterranea è considerata per antonomasia una dieta priva di grassi saturi, che invece la cucina francese ne è sicuramente ampiamente ricca. Ovviamente ci sono elementi della cucina italiana che ritroviamo qui in campo francese, sicuramente l'olio d'oliva e la pasta. La pasta la fa da padrona nella dieta mediterranea, dove è considerata piatto principale, e qui purtroppo colpo al cuore di solito la utilizzano come contorno e la si utilizza per accompagnare la carne o addirittura per accompagnare del pesce, ma non viene mai considerato come elemento principale del piatto stesso. Ovviamente ci sono tanti ingredienti del Mediterraneo che non riesco a farne a meno, uno dei quali sicuramente è l'olio extravergine di oliva, come ad esempio qui al ristorante, come Musbush, presentiamo del pane cotto a legna e accompagnato dall'olio extravergine di oliva. E un altro elemento fondamentale della dieta mediterranea che porto sempre con me è il pomodoro, e ho la fortuna di lavorare con diretti produttori italiani, e grazie a loro mi permettono di avere a disposizione la vasta gamma di pomodori di cui gode il Sud Italia. Domanda super simpatica. Dovessi scegliere un elemento, un ingrediente da portare con me su Marte, ancora una volta non posso fare a meno dell'olio extravergine di oliva. È sempre stato un ingrediente molto importante, infatti se facciamo un tuffo nel passato possiamo ben vedere che era utilizzato come farmaco o addirittura come combustibile per le lampade ad olio.
e con il passare del tempo ovviamente è diventato l'elemento principale della dieta mediterranea ed è un bene prezioso. Infatti possiamo notare nella storia che i greci lo usavano come premio quando vincevano le Olimpiadi. Loro consegnavano delle corone composte da foglie di ulivo e delle anfore piene delle anfore d'olio. Quindi sicuramente su Marte non posso fare a meno dell'olio d'oliva. Grazie e arrivederci.